tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione faremo un quiz di storia antica, in particolar modo in maniera specifica sulla storia romana. Ci saranno 3 domande e in ciascuna delle 3 domande vi darò una data, quindi 3 date, 3 risposte multiple, tra cui quindi dovete indovinare che cosa è successo in questa particolare data, ok? E poi vi darò la risposta ovviamente e vi spiegherò. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma mi raccomando, se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo i 10 secondi vi darò la soluzione e spiegherò. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda, con la prima data di oggi. Allora, sapete cosa è successo nel 753 a.C.? Allora, è la risposta A, la nascita dell'impero romano, oppure la risposta B, fondazione della città di Roma, oppure la risposta C, costruzione del Colosseo. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, fondazione della città di Roma. La città di Roma, secondo la leggenda, è nata nel 753 a.C. La data proprio esatta si direbbe il 21 aprile del 753 a.C. secondo la leggenda di Romolo e Remo che erano i figli del dio Marte e secondo il volere degli dei fondarono proprio una città sul colle Palatino, nel luogo dove la lupa li aveva trovati e li aveva salvati, d'accordo? E poi fu Romolo in realtà a tracciare un solco, ok? Dare il nome della città, Roma, e poi a tracciare il solco che nessuno poteva attraversare, d'accordo? Armato. Però Remo, il fratello Remo, invidioso, in realtà oltrepassò quindi il solco con le armi e allora Romolo lo uccise e divenne, secondo la leggenda, il primo dei 7 re di Roma, il 21 aprile del 753 a.C. In realtà però le origini di Roma sarebbero piuttosto umili, quindi se non si conta questa leggenda di Romolo, che ha dato il nome appunto alla città, dicevamo che è diventato il primo dei 7 re di Roma. Però, ecco, se non si conta la leggenda, in realtà le origini di Roma sarebbero piuttosto umili e verrebbero semplicemente da diversi conglomerati, da diversi villaggi, da piccoli villaggi fondati da comunità di contadini nello stesso periodo, nella stessa zona, nella stessa area, d'accordo? Mentre riferendoci alle altre 2 opzioni che avevamo, la nascita dell'impero romano, l'opzione A, e l'opzione C, la costruzione del Colosseo, allora vi do le date. La nascita dell'impero romano in realtà è nel 27 a.C., quando Ottaviano ricevette il titolo di Augusto, mentre la costruzione del Colosseo invece fu in realtà iniziato il Colosseo nel 70 d.C. e terminato nell'80 d.C., quindi solamente 10 anni ci sono voluti per la costruzione del Colosseo. Quindi questo allora 753 a.C., la nascita della città, la fondazione della città di Roma. Allora, passiamo alla domanda numero 2. Che cosa è successo nel 79 d.C.? Allora è A, eruzione del Vesuvio e distruzione di Pompei, oppure B, la prima guerra punica, oppure C, la conquista dell'Egitto. Al via con 10 secondi.
E la risposta esatta è la A, quindi è il vulcano Vesuvio che è eruttato nel 79 d.C. e che in realtà questa eruzione del Vesuvio rappresenta il principale evento eruttivo di questo vulcano in epoca storica, ok? Quello che è avvenuto nel 79 d.C. e che ha provocato la distruzione, in particolar modo Pompei era la città, circa 20.000 abitanti vivevano a Pompei ai tempi, era la città più grande in realtà che è stata distrutta dal Vesuvio, e poi anche le città di Ercolano, Stabia e Oplontis, d'accordo, sono state distrutte dal Vesuvio durante questa eruzione esplosiva, ok, questo vulcano nel 79 d.C. e sono state, tutte queste città sono state completamente seppellite dalla lava e sono venute alla luce attraverso scavi archeologici solamente dal XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, d'accordo? Quindi non si conosceva, non si sapeva niente, in realtà sono state perdute, diciamo, la memoria fino al XVIII secolo. E possiamo leggere qua, ho trovato questo estratto, dal latino ovviamente tradotto in italiano, da Plinio il Giovane, che era uno scrittore, un magistrato romano, nipote di Plinio il Vecchio, che in realtà è morto, lo zio era morto durante questa eruzione del Vesuvio, non era riuscito a salvarsi, e Plinio il Giovane era vissuto in contemporanea proprio a questi eventi e li aveva descritti in una lettera a Tacito. Allora, vediamo un po' come aveva descritto questi eventi. La nube si levava, non sapevamo con certezza da quale monte, poiché guardavamo da lontano. Solo più tardi si ebbe la cognizione che il monte fu il Vesuvio. La sua forma era simile ad un pino più che a qualsiasi altro albero. Come da un tronco enorme, la nube svettò nel cielo alto e si dilatava e quasi metteva rami. Credo perché prima un vigoroso soffio d'aria intatto la spinse in su, poi, sminuito, l'abbandonò a se stessa, o anche perché il suo peso la vinse, la nube si estenuava in un ampio ombrello. A tratti riluceva d'immacolato biancore, a tratti appariva sporca, screziata di macchie, secondo il prevalere della cenere o della terra che aveva sollevato con sé. Quindi una descrizione molto vivida in realtà di questi eventi tragici, ovviamente dell'eruzione del Vesuvio, che è avvenuto in due parti, ok? È durata più di 24 ore questa eruzione, è avvenuta in due fasi. La prima è durata circa 20 ore, la prima, ed ha travolto Pompei, ha seppellito Pompei. La seconda, dopo circa 12 ore, cambiò la direzione dei venti e allora furono investite Ercolano e poi le altre città, d'accordo? Quindi proprio una eruzione molto esplosiva. E però ecco, la cosa positiva in realtà che è venuta da questa eruzione, diciamo così, insomma positiva, insomma, è che abbiamo ritenuto in questo modo, dato che queste città sono state seppellite, ci sono state persone che sono state seppellite nel sonno, per esempio, dalla lava, quindi si sono conservate nello stato, insomma, come una fotografia quasi, queste cittadine, e abbiamo quindi materiale, tantissimo materiale archeologico a livello di com'era la vita ai tempi dell'impero romano in questo particolare 79 d.C. Sappiamo almeno com'era la vita, gli oggetti quotidiani, sono stati rinvenuti appunto scheletri delle persone che sono state seppellite dalla lava, d'accordo, iscrizioni, anche dipinti, poi quindi insomma oggetti della vita di tutti i giorni, quindi ci dà modo proprio di conoscere di più, ci ha dato modo di conoscere di più sulla vita romana, d'accordo? E comunque ecco, tra l'altro anche facendo ricerca sul Vesuvio e sui vulcani, in realtà ho trovato che il Vesuvio è regolarmente, diciamo, nella top 10 dei vulcani più pericolosi a livello mondiale, quindi in realtà ci sarebbe stato proprio una possibilità pressoché nulla di scampare a questa eruzione da parte degli abitanti, trattandosi di una eruzione così esplosiva.
Guardando poi le altre due opzioni che vi avevo dato, l'opzione B e l'opzione C, allora la prima guerra punica in realtà era stata combattuta tra il 264 e il 241 a.C. e fu la prima di 3 guerre puniche che i romani combatterono contro l'antica città di Cartagine, d'accordo? In Tunisia. Quindi questa è la prima guerra punica, in realtà prima di 3 guerre puniche. E poi la conquista dell'Egitto. Allora, la conquista dell'Egitto, l'Egitto che è stata una tra le conquiste dell'impero romano più importanti in realtà a livello di territorio che hanno acquisito, ed è stata qui la conquista dell'Egitto a partire dal 30 invece avanti Cristo, quando fu acquisito da Ottaviano Augusto dopo la morte di Cleopatra d'Egitto, della famosa regina Cleopatra, d'accordo? Quindi questo per le altre due opzioni. Allora, vediamo adesso l'ultima domanda di oggi, non meno importante però, mi raccomando. Allora, che cosa è successo nel 476 d.C.? Allora, qui c'è un salto di parecchi anni dal 79 d.C., quindi che cosa è successo? Praticamente quasi 400 anni di differenza nel 476 d.C. Allora è A, divisione dell'impero romano in d'Oriente e d'Occidente, oppure B, la caduta dell'impero romano d'Occidente, oppure C, la caduta dell'impero romano d'Oriente. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B. Nel 476 d.C. c'è stata la caduta dell'impero romano d'Occidente. Allora, però, per spiegarvi bene l'opzione B, vorrei però partire dall'opzione A, di quando, che ovviamente è caduta prima, di quando invece l'impero romano è stato diviso tra impero romano d'Occidente e impero romano d'Oriente, d'accordo? Quindi vediamo un attimino quando questo è successo. E qui è successo con Teodosio che è stato l'ultimo imperatore di un impero romano ancora unito. E che cosa ha fatto? Nominò i suoi figli eredi, ok? A pari dignità, d'accordo? E al figlio Onorio diede l'impero romano d'Occidente, d'accordo? Mentre l'impero romano d'Oriente andò al figlio Arcadio, ok? Impero romano d'Oriente, o anche detto impero bizantino, da Bisanzio, il tempo la sua capitale, d'accordo? Quindi Teodosio divise l'impero tra i due figli Onorio e Arcadio, Onorio con l'impero romano d'Occidente e Arcadio con l'impero romano d'Oriente. Alla sua morte, la morte di Teodosio, avvenuta nel 395, quindi l'impero, quando fu diviso tra queste due parti, non venne più riunito, quindi molto importante perché queste due parti saranno sempre divise. Poi, cosa è successo? Allora, quindi formalmente l'impero continuava a essere unico in realtà, però c'erano queste due province, diciamo Occidente e Oriente, che erano nettamente divise, che a livello culturale poi le differenze diventeranno sempre più distinte in realtà, proprio stile di vita e culturalmente. Comunque era governato da questi due imperatori e quindi appunto Onorio e poi successivamente altri governavano la parte dell'Occidente, e Arcadio e successivamente poi altri imperatori governavano poi la parte dell'Oriente, la parte dell'impero romano d'Oriente. Però dicevamo che le differenze culturali in realtà si faranno sempre più distinte, quindi sempre più nette. Poi che cosa è successo però? Nell'impero romano d'Occidente, a partire insomma da questo periodo, iniziò a essere il bersaglio di diverse invasioni da parte dei popoli che erano chiamati barbarici, e questi erano semplicemente popoli di origine germanica, in realtà Goti, Visigoti, i Vandali, anche i famosi Unni di Attila, che continuavano a insomma organizzare rappresaglie. Poi pian pianino l'impero iniziò proprio ad andare sotto
sotto, diciamo, ecco, a indebolirsi sempre di più dopo tutte queste invasioni da parte di popoli barbarici, fino proprio al 476 d.C., quando il re barbaro Odoacre depose l'ultimo quindi imperatore dell'impero romano d'Occidente, Romolo Augustolo, ok? Romolo Augustolo, l'ultimo imperatore nel 476 d.C., e allora il barbaro Odoacre diventò insomma poi il primo re barbaro e quindi pose fine all'impero romano d'Occidente. Mentre l'impero romano d'Oriente continuò a prosperare invece per quasi praticamente altri 1000 anni dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, continuò a essere molto prospero, molto ricco, diciamo, e terminò solamente nel 1453, quando venne invaso dai turchi ottomani guidati da Maometto II. Quindi proprio ci fu poi la conquista di Costantinopoli, l'attuale Istanbul in realtà, nel 1453. Quindi un fatto molto curioso anche che l'impero romano d'Oriente sia in realtà andato avanti per praticamente altri 1000 anni dalla caduta dell'impero romano d'Occidente. Comunque, questo conclude anche la nostra lezione di oggi, il nostro quiz sulla storia antica, storia romana in particolar modo. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se è tutto chiaro, anche se avete altre domande a proposito di altre date magari a cui siete interessati, ecco, se siete interessati di storia. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!